11 settembre 2001. La vista delle torri gemelle in fiamme ha colpito il mondo intero. New York, la città sempre in movimento, apparentemente indistruttibile, si blocca. Quel giorno è scolpito dentro di noi. La metropoli che non dorme mai si piega, avvolta da un cielo grigio di cenere. Eppure, da quel silenzio assordante, nasce un suono. Gli Interpol. Con il loro primo album danno voce a una città ferita ma che non si arrende. Chitarre che tagliano come lame, un basso che batte come un cuore sotto le macerie. Non è solo musica, è una specie di resistenza. Pronti a entrarci dentro? Benvenuti a Ombre Sonore. La storia di oggi comincia tra i corridoi della New York University nel 1997. Daniel Kessler è un ragazzo appassionato di musica con un sogno. Vuole una band che abbia un suono vivo, che vibri. Anni dopo lo racconterà Spin in un'intervista. Cercavo qualcosa che mi scuotesse, che mi facesse sentire vivo. Tutto prende forma quando incrocia Greg Drudy, batterista degli Sezia, un tipo ruvido da scena underground. A loro presto si unisce Carlos Dengler, un personaggio da film. Trench nero, capelli perfetti, un look da gothic dandy che sembra uscito da un romanzo di Poe. Alla New York University studia filosofia, passa le giornate tra libri e sigarette, ma la musica non era nei suoi piani. Non cercavo questo, ammise Carlos anni dopo, ma Daniel mi ha visto qualcosa dentro. Accetta incuriosito e il suo basso diventerà presto un marchio di fabbrica della band. È la formazione iniziale degli Interpol. Insieme cominciano a buttare giù alcuni pezzi come PDA, che anni dopo diventerà un classico. Per quanto riguarda Greg, la loro strada si divide nel 2000, quando lascia la band. Al suo posto arriva Sam Fogarino. Kessler lo descrisse come il battito che ci serviva, e non sbagliava. Manca ancora una voce. Daniel ci prova, ma non funziona, è troppo piatto. Poi un viaggio a Parigi cambia tutto. Conoscono Paul Banks, uno studente con lo sguardo perso e una voce profonda, quasi caduto da un altro mondo. Confessò in un'intervista: non cantavo per stupire, cantavo perché non potevo farne a meno. Paul cresce con Kurt Cobain e Leonard Cohen. Laureato in letteratura, porta testi che sono pugnali di poesia, pieni di ombre e desideri. Paul torna a New York, si unisce al gruppo e gli Interpol prendono forma. E il nome? Interpol. Un gioco ironico, un cenno alla polizia internazionale, ma scelto perché suona misterioso e autoritario. Nell'agosto 2002 esce Turn On the Bright Lights, l'album di debutto degli Interpol. Le canzoni nascono prima dell'11 settembre, ma sembrano scritte per quel momento, come se il destino l'avesse magicamente intrecciata alla tragedia. Untitled ti avvolge con una chitarra che sa di malinconia. New York City è un grido lento per la città ferita. Obstacle One esplode di rabbia. Stella Was a Diver ti trascina in fondo con lei. Pitchfork lo chiama potente ed emozionante, altri tirano in ballo i Joy Division. Parte con 300.000 copie vendute, poi supera il 1.000.000 col tempo. Il tour dell'album fa il tutto esaurito, da New York a Londra, e gli Interpol diventano presto un fenomeno indie globale. Il basso di Dengler pulsa come un cuore che non si ferma. Le chitarre di Kessler fendono l'aria. La voce di Banks ti parla di solitudine e alienazione. La copertina, quel rosso su nero, nasce per caso da un'idea di Seth MacCabe, ma è perfetta. Banks lo disse al Guardian: non volevo vedere alberi, solo l'asfalto della giungla urbana. È New York che respira ancora, nonostante tutto. Dopo il successo del primo album, nel 2004 arriva Antics, sempre registrato con l'etichetta Matador Records. 10 pezzi che affinano il loro stile, preciso, crudo ed energico. Tra i più caratteristici ci sono Evil e Slow Hands. Poi nel 2007 ecco Our Love to Admire, il primo album con una major, Capitol Records. L'album è da subito un successo,
vende 154.000 copie in una settimana e schizza al numero 4 della Billboard 200. Ma sotto la superficie qualcosa comincia a inclinarsi. Non è tutto rose e fiori. Si respira una tensione, soprattutto con Carlos, che sembra sempre essere più distante. Non lo dice apertamente, ma in alcune interviste traspare una stanchezza, un senso di insoddisfazione che cresce. Forse il passaggio a una major, forse sono le aspettative che pesano, ma è come se il gruppo cominciasse a perdere un po' di quell'alchimia perfetta dei primi tempi. Il quarto album conferma tutto ciò. Il titolo del nuovo lavoro è Interpol, esce il 7 settembre 2010 ed è di nuovo registrato con la vecchia etichetta Matador Records. Dengler registra il basso, ma poi abbandona il 9 maggio 2010. Non mi vedevo più lì, spiegò successivamente al Guardian. È un disco che chiude un capitolo, lasciando però tante domande aperte sul futuro della band. Carlos Dengler saluta gli Interpol nel 2010, dopo il quarto album. Quel basso ossessivo, così riconoscibile, era una colonna portante del loro suono. Volevo esplorare altro, disse, buttandosi in progetti accademici e musicali diversi. La band non lo rimpiazza ufficialmente. Paul Banks, Daniel Kessler e Sam Fogerino vanno avanti in 3 e per le live chiamano turnisti. Perdere un fondatore e un elemento così caratteristico e amato dai fan potrebbe distruggere chiunque, ma gli Interpol scelgono di resistere, adattandosi senza perdere la loro anima. Banks si mette al basso in studio, Fogerino tiene il tempo, Kessler continua a guidare le chitarre. Non è una fine, è un nuovo inizio. La loro storia va avanti. Con Carlos fuori, gli Interpol si reinventano. Nel 2014 esce El Pintor con Matador, un ritorno alle origini che vibra con brani come All the Rage Back Home. Nel 2018 arriva Marauder, prodotto da Dave Friedman, un disco ruvido e diretto con pezzi come The Rover. Seguono l'EP e Fine Mess nel 2019 e The Other Side of Make Believe nel 2022, che mostra una band ancora affamata di creare. Ogni lavoro, con i suoi difetti, ha una sua voce, prova che gli Interpol non si arrendono mai. Ma è dal vivo che danno il meglio. Durante il tour di El Pintor, nel 2015, suonano a Città del Messico, davanti a migliaia di fan che cantano ogni parola di New York City. Paul Banks, di solito chiuso, si ferma a guardare la folla e dice: «Non ci aspettavamo tutto questo amore». È un momento che Sam Fogerino ricorda spesso, un'esplosione di energia che li spinge a continuare. E poi c'è un altro episodio che racconta chi sono. Mentre registrano Marauder, in uno studio gelido vicino a New York, Paul decide di dormire là, su un divano sfondato, per sentire le canzoni. «Non è romantico», disse ridendo NMA, «è solo che non riesco a staccarmi». Quella dedizione quasi ossessiva è il cuore degli Interpol. Anche senza Carlos trovano il modo di brillare. Banks e Fogerino intanto si buttano anche su progetti paralleli, come il duo rap Muse, ma gli Interpol restano la loro casa. Sono ancora qui, pronti a sorprendere. Gli Interpol non sono solo una band, sono il punto di svolta, il momento zero di un movimento che ha riportato in vita il post-punk quando sembrava finito. Pensateci, negli anni 90 quel genere era praticamente morto, si era arenato fermo ai giganti degli anni 80 e nessuno riusciva a tirarlo fuori da quell'ombra. Il rock andava altrove tra grunge e Britpop e il post-punk sembrava una reliquia, un ricordo per nostalgici. Poi arrivano loro, gli Interpol, con Turn On the Bright Lights nel 2002 e tutto cambia. Non è stato un caso. Quel disco non copia il passato, lo riprende, lo scuote e lo fa respirare di nuovo, con un suono che è moderno ma ha radici profonde. Le chitarre di Kessler, taglienti e malinconiche, il basso di Dengler che ti entra nelle ossa, la voce di Banks che sembra raccontare un mondo a pezzi. È post-punk, sì, ma parla al presente. Peter Hook dei New Order una volta disse: «Hanno salvato il rock da se stesso». E non ha tutti i torti. Pitchfork lo ha chiamato un debutto che ridefinisce il genere, e per una volta non è solo hype da critica. Da lì parte un'onda, Editors, White Lies, The National, persino i Block Party,
Band che prendono quel suono e lo portano avanti, ognuno a modo suo. Negli anni 90 non c'era nulla del genere, era un deserto. Gli Interpol accendono la miccia e di colpo il post-punk torna a vivere, non come un revival nostalgico, ma come qualcosa di nuovo, urbano e elegante. Non hanno solo riportato in vita il post-punk, lo hanno reso di nuovo rilevante, un ponte tra quello che era e quello che può essere. Per me è questo che li rende speciali. Non si sono limitati a guardare indietro, hanno aperto una nuova strada. Gli Interpol non sono solo una band. Sono un suono che attraversa città e anni, uno specchio per chi cerca un senso nel caos. Hanno preso il post-punk e gli hanno dato nuova vita, con un'intensità e uno stile che non trovi altrove. Se quel genere è ancora vivo, è anche merito loro. Voglio salutarvi con una frase di Paul Banks, che mi è sempre rimasta in testa, e che per me racchiude chi sono gli Interpol. Tutti hanno il cuore spezzato, tranne le persone prive di fantasia. Se non li conoscete, provate ad ascoltarli. Se li amate già, tornate a sentirli. Questo è stato Ombre Sonore. Grazie per essere stati con me. Il buio suona, restate vicini.